Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a rispondere a una domanda che se non te la poni potrebbe riservarti brutte sorprese, ovvero la cripto che stai comprando, al di là del prezzo, al di là del potenziale di rendita che potrebbe avere, ma chi la controlla realmente? Chi te la può bloccare? E bloccare una cripto non vuol dire spegnerla del tutto, ma possiamo parlare di bloccare fondi, blacklistare wallet, frizzarli oppure censurare una transazione, impedire prelievi, impedire trasferimenti, insomma cambiare le regole senza il tuo consenso. Perché se stai usando una cripto del genere senza la consapevolezza del compromesso che stai accettando, potrebbe riservare una brutta sorpresa. Magari pensi di stare utilizzando una criptovaluta libera come Bitcoin e invece stai solo usando una cripto grazie ai permessi che ti concede qualcun altro. Possiamo individuare 4 livelli di controllo. Quello più evidente è quello magari un pochino più subdolo. Il primo è il controllo esterno, ovvero l'exchange, la classica frase not your key, not your coin. Se tieni in generale le cripto sull'exchange, ti è permesso spostarli, swapparli, vendere, comprarli finché è l'exchange che decide che tu puoi farlo. E non è magari perché sei cattivo, un delinquente o altro, è già capitato per degli errori di automazione dove viene riscontrata una problematica sul tuo account, magari anche non vera, e vieni bloccato dentro in un ginepraio. Quindi ti può bloccare l'account, limitartelo o ancora peggio, può chiudere l'exchange dall'oggi al domani. E in quel caso lì può essere non colpa della cripto in sé, ma perché stai pensando di utilizzare un exchange come fosse un tuo wallet vero e proprio e invece stai solo dando gli accessi alle cripto a un exchange, lo stai delegando. La cosa migliore è sempre usare il classico wallet non custodial, self custodial, dove tu hai le chiavi di accesso. Infatti, se ci pensi, quando ti registri sull'exchange rispetto a un wallet non custodial, l'exchange non ti mostra il seed phrase perché c'era lui e quindi è l'exchange il proprietario delle tue cripto. Secondo, il team stesso, il progetto stesso può bloccarti, quindi un controllo interno, un freeze dei wallet, blacklist, admin key o smart contract che possono cambiare le regole. Un esempio reale è bloccare un indirizzo, evitare che tu possa prelevare della liquidità, quindi impedire l'uso dei fondi. Validatori, nodi, il controllo della rete. Se una rete ha pochi validatori, pochi nodi, è poco decentralizzata, può essere controllata da aziende o fondazioni. E in questo caso il consenso è minimo, quindi basta accordarsi in pochi e si può bloccare una transazione, anche in questo caso blacklistare un wallet, frizzarli, rendere la liquidità inutilizzabile. E questo succede molto più spesso di quanto tu pensi, perché molte volte quando c'è quel marketing forsennato di una blockchain più veloce di tante altre, con quale compromesso sta giocando la blockchain e quale compromesso stai accettando? Molte volte tanta velocità vuol dire poca decentralizzazione. Quarto, la legge interna, backdoor, ed è il livello più invisibile. Alcuni progetti nascono già compliant per design, con funzioni di intervento tecnico, possiamo dire che hanno un tastino dove possono spegnerti e soprattutto pronti alla censura su richiesta. E non te lo dicono chiaramente, neanche nel white paper, lo scopri quando è troppo tardi. E devi sempre rapportare una cripto con Bitcoin. Bitcoin non è diverso solo perché sale di prezzo e perché ha il valore più alto. È speciale perché non può essere fermato da nessuno, non c'è un admin key, nessuna blacklist, nessun freeze, a meno che i bitcoin sono dentro l'exchange, ma in questo caso non è struttura di bitcoin, siamo di nuovo al discorso di prima, li hai lasciati sugli exchange. Nessuna azienda, nessun CEO, nessun punto di fallimento intrinseco. Quando tutto intorno a Bitcoin crolla, lui funziona. Ovvio, vale sempre, come ti ho appena detto, la regola, i Bitcoin devono essere un wallet non custodial, tu possiedi le chiavi, i tuoi fondi, firmi tu la transazione. E attenzione, perché non vuol dire che allora prendo una cripto che rientra nelle categorie precedenti e uso un wallet non custodial e non te la possono bloccare. Eh no, perché se ci sono i codici di blocco, te le possono bloccare anche e rendere inutilizzabili su un wallet non custodio, ad esempio USDT. Prendiamo l'esempio classico USDT. Finanza classica travestita da blockchain. Come già successo nella storia, molti wallet sono stati bloccati e non solo sugli exchange. Questa è una grande diversità con Bitcoin, che queste cose non funzionano su Bitcoin. Infatti un esempio, wallet tuo, chiavi tue, ma nel codice della cripto che stai utilizzando c'è un freeze e un blacklist. Te lo possono bloccare. Diversità con Bitcoin, wallet tuo, chiavi tue, protocollo neutrale, non sottostà a niente.
e quindi puoi sempre utilizzarli. Esempio, vai su Etherscan e cerca un token. In questo caso, per l'esempio, usa USDT, Tether. Arrivata su questa schermata, apri la pagina del contratto, entra nel codice, metti read contract e puoi andare a cercare eventualmente la proprietà o il blacklist, o andare anche su write contract, cliccare CTRL F e andare a scrivere ad esempio blacklist e esce fuori che si può aggiungere a una blacklist, un wallet. Oppure può essere messo in pausa, può esserci un upgrade degli address, in questo caso potrebbe anche essere un segno di eventuali aggiornamenti censurabili. Può trasferire la proprietà, può distruggere i fondi nelle blacklist. Insomma, ci sono tantissimi codici che si può andare a monitorare per vedere se ci sono delle criticità all'interno del contratto, e queste sono criticità intrinseche, quindi è come avere un tastino che quando vogliono, a seconda ovviamente anche da chi lo richiede, attivarlo e andare a fare dei blocchi. Quindi questo vuol dire che se una cripto può essere bloccata, non è decentralizzata totalmente, non è trustless, ma è permissioned. E questo non significa che non va usata, ma significa che va usata sapendo come la stai usando, perché è eventuale compromesso che accetti. USDT è un ottimo strumento, è liquidità di mercato, lo sappiamo, ma non è denaro incensurabile proprio in stile crypto cypherpunk. Non è self-custodial totale e soprattutto non è resistente alla censura. È finanza tradizionale con controllo centrale andata su blockchain, e chi studia queste cose prima non si spaventa dopo sicuramente, ed è questa una differenza fondamentale tra chi usa le cripto e invece chi pensa di usarle ma le subisce totalmente. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e lo abbia trovato utile. Se ti piacciono questi contenuti, ovviamente iscriviti al canale, lasciami un like così almeno capisco che sono argomenti che ti possono interessare e posso anche svilupparli. Se hai domande scrivilo nei commenti che appena riesco ti rispondo per messaggio oppure direttamente in video raccogliendo le domande di tutti. Ciao!